Mi trovo nel Salone dei Cinquecento a Firenze, costruito nel 1494 su ordine del Savonarola durante il periodo della Repubblica Fiorentina. Doveva servire, pensate, come sala delle assemblee del Consiglio Maggiore, con turni di 500 cittadini per volta, per l'elezione del Consiglio degli 80, destinato a assistere la signoria. Ma subì un ampliamento e una trasformazione, tanto che nel 1540 Cosimo I de' Medici lo trasformò in un simbolo della potenza ducale, come sala delle udienze e ricevimenti. L'architetto Giorgio Vasari fu incaricato di ridefinire il salone arricchendolo con decorazioni grandiose per celebrare le imprese della famiglia Medici. La sala è immensa, 54 metri di lunghezza, 23 di larghezza e 18 di altezza, il che la rende uno dei più grandi spazi coperti dell'epoca. I grandi affreschi di Vasari e della sua scuola celebrano le vittorie militari e l'espansione dei Medici, tra cui la conquista di Siena e Pisa. Il soffitto a cassettoni è ornato con 39 dipinti raffiguranti episodi mitologici e allegorici. In particolare troviamo i 4 quartieri della città e 16 città e vicariati del Ducato, compreso il Mugello, oltre a fatti salienti della storia toscana. Al centro, in un tondo, l'incoronazione di Cosimo I con la sua apoteosi, dato che disse che aveva pagato tutto lui. Nella parete di fondo l'udienza più rialzata sembra un arco di trionfo romano con la statua di Leone X del Bandinelli e nelle nicchie laterali Giovanni delle Bande Nere e Alessandro de' Medici. Le sculture includono opere come il Genio della Vittoria di Michelangelo, originariamente concepito per la tomba di Giulio II, poi diventata allegoria della vittoria su Siena, e dall'altro lato Firenze vittoriosa su Pisa del Gian Bologna, insieme alle sculture col ciclo delle fatiche di Ercole di De Rossi. Sulle pareti, dove oggi si trovano le vittorie contro Pisa e contro Siena, si sarebbero dovute trovare le celebri battaglie di Leonardo da Vinci, la battaglia di Anghiari, e di Michelangelo, la battaglia di Cascina. Il salone rappresenta il potere pubblico e collettivo, pensato per impressionare e affermare l'autorità della famiglia Medici. Una curiosità: dalla sala delle carte geografiche, dietro la carta dell'Armenia, c'è un passaggio segreto che conduce ad una stanza che si affaccia con una grata sul salone per origliare ciò che veniva detto. Il Salone dei Cinquecento e anche lo studiolo di Francesco I, di cui tratteremo, entrambi sono situati proprio in Palazzo Vecchio a Firenze e rappresentano 2 spazi emblematici dell'arte e della politica del Rinascimento italiano. Tuttavia si distinguono per le loro funzioni, dimensioni e stili artistici, offrendo un affascinante confronto tra monumentalità e introspezione, ma lo vedremo in una prossima curiosità d'arte. Ciao ciao!